Ciao a tutti, amici della Vergine, benvenuti nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Oggi vedremo le tendenze energetiche generali per l'ultima parte di marzo 2022. Vi ricordo che sono letture fatte per un collettivo, quindi prendete solo i messaggi che vi servono e lasciate andare il resto all'universo. Per avere poi un messaggio più completo potete ascoltare anche il vostro ascendente o il vostro segno lunare. Nella descrizione trovate il link ad un video che parla proprio di come mettere insieme il messaggio di questi tre oroscopi. Bene. Mostrami, Vergine, tendenze energetiche generali. Grazie. Wow, abbiamo la luna. Cari amici della Vergine, si parla di un periodo di introspezione, molto probabilmente per qualcuno di voi. La luna parla di quello che è il subconscio, parla di quello che sono anche un po' le cose nascoste, le proiezioni che si fanno, ok? Può parlare anche di un qualche tipo di energia legata al passato, quindi magari o di qualcuno che sta pensando al passato, che ha ancora una situazione, diciamo, attuale incastrata se vogliamo al passato, oppure potrebbe anche far riferimento a qualcuno che dal passato ritorna. Quindi andiamo a vedere nello specifico perché c'è questa luna qui per voi. Allora, partiamo subito con un 10 di bastoni. 10 di bastoni mi dà da pensare che si sia chiuso un ciclo e se ne stia aprendo uno nuovo, o magari si è ancora in quella fase, nel senso, magari è ancora una cosa che non è avvenuta. Quello che si sento è che si tratta di lasciarsi indietro, se vogliamo, anche un po' le aspettative degli altri, i pesi che non sono proprio i vostri, ma che sono appunto degli altri. Abbiamo anche un 3 di pentacoli, il 3 di pentacoli mi parla di quello che sono delle responsabilità che in questo momento vi dovete prendere o vi state prendendo, e potrebbe proprio essere che siano responsabilità che non siano vostre, ecco perché magari la necessità di questo 10 di bastoni di alleggerirvi un pochettino. Abbiamo poi la regina di spade e sento che per certi versi è come se voi foste talmente tanto emotivi, talmente tanto empatici, talmente tanto buoni, da non riuscire certe volte a dire un no secco, a dire quello che è a stoppare, se vogliamo, le esigenze degli altri, okay? Abbiamo poi anche la carta della morte e qui sento proprio che c'è la necessità di lasciarvi indietro qualche cosa, okay? Ed è un lavoro, ed è un passaggio che probabilmente, e lo vediamo un pochettino qui nella fase iniziale della lettura, sento che è un qualche cosa che ancora non si riesce a fare. Probabilmente, come spiega questo 4 di denari, potrebbe essere riferito al fatto, che non riuscite a staccarvi da un qualche tipo di, esigenza piuttosto che situazione a livello materiale. Sento che per qualcuno è una responsabilità, potrebbe essere a livello lavorativo o a livello di una casa, okay? Andiamo avanti, vediamo che altro mi danno. Queste sono troppe. Okay, abbiamo la carta della stella, abbiamo il re di bastoni e un 4 di coppe. Quindi quello che sento qui è che avete un pochettino bisogno di puntare l'obiettivo. Avete bisogno di focalizzarvi probabilmente su quello che già avete e non su quello che invece ancora non avete, okay? È proprio la stella mi parla di desideri, mi parla di obiettivi, mi parla di quelli che sono il trovare, se vogliamo, per certi versi. Guardate, la stella e la luna sono molto collegate perché sono 2, ehm, cose, diciamo così, che si vedono di notte, quindi molto fa anche riferimento a quelli che sono proprio i sogni, sia ad occhi aperti, ma anche quelli che si fanno durante il sonno. Quindi per qualcuno potrebbe esserci quello che è un qualche tipo di sogno premonitore, okay, in questo periodo. Comunque, come vi dicevo, si fa riferimento a quello che p potrebbe essere il trovare il proprio destino, il proprio percorso di vita, il proprio obiettivo, okay? Con il re di bastoni sento che si va proprio allora potrebbe essere qualcuno che, entra nella vostra vita per aiutarvi in tutto quello che è la gestione di quest'impresa, o se a voi vibrasse come una stesa di tipo, romantico, potrebbe essere una persona che entra nella vostra vita. È come se in questo senso, aveste il desiderio, okay, di creare un qualche cosa di stabile con una persona, no, per qualcuno potrebbe far riferimento proprio al sogno di incontrare un'anima gemella o di incontrare comunque un qualcuno
con il quale condividere un pezzo di vita insomma, Il 4 di coppe di nuovo fa riferimento a quello che non si ha. Quindi sento che per molte persone si sta un attimino, diciamo così, focalizzando troppo, l'attenzione su quello che non si ha, o sugli obiettivi che non si sono raggiunti, piuttosto che su quelli che invece si sono raggiunti, perché vi faccio notare che questo fanciullo ha ben 3 coppe di fianco a lui, ma è focalizzato proprio su quella che non ha. Allora andiamo a vedere nello specifico perché abbiamo questo 10 di bastoni, per piacere, grazie. Abbiamo un 4 di coppe, un altro, 4 di coppe, vediamo che altro. Allora abbiamo un 4 di coppe, abbiamo un 3 di bastoni, l'imperatrice e un cavaliere di bastoni. Allora, sento che queste responsabilità sono dovute a potrebbero essere un qualche tipo di progetto, un qualche tipo di spostamento, un qualche tipo di viaggio, perché comunque abbiamo il 3 di bastoni. Di nuovo il 4 di coppe fa pensare a quello che non si è raggiunto sento, okay? Per certi versi, potrebbe esserci la figura di una madre in tutto questo, ehm, o comunque la figura di una persona molto influente, che per certi versi, se vogliamo, potrebbe, diciamo così, condizionare un po', il vostro movimento, ehm, il vostro tagliare i rami secchi, sento proprio. Andiamo a vedere oh, c'era una carta girata. Andiamo a vedere il 3 di pentacoli, per piacere, grazie. Abbiamo un re di pentacoli e un 3 di spade. Sento che sì, qualcuno qui è stato tradito per quello che riguarda un certo tipo di stabilità materiale. Sento che può essere è come se c'è qualcuno che se n'è andato da casa. Non so se siete voi, l'altra persona, se è qualcuno che se n'è andato dall'azienda, magari un dipendente, un collaboratore. So che comunque ha creato questo 3 di spade, ha creato questa sofferenza. Andiamo a vedere il la regina di spade, per piacere, grazie. Allora, la regina di spade è spiegata da una stella al contrario, e qui ce l'avevate al dritto, dal fante di bastoni, da un 7 di bastoni al contrario e da un re di bastoni che già avevate qui. Quindi questa energia qua si ripete. Di nuovo sento che qui c'è qualcuno che non riesce a fare o non riesce ad andare, verso quello che è la propria direzione. Sento che ci sono molti conflitti qua con questo, 7 di bastoni, sento che state cercando comunque di contrastare quelle che sono le forze, se vogliamo, o le influenze di questo re di bastoni. Ce l'avete anche qui il re di bastoni, adesso andiamo a vedere poi chi è. Fatemi vedere la morte. Allora, abbiamo ecco, la luna un'altra volta, giustamente, quindi qui sento che c'è proprio qualche cosa, ragazzi, che dovete, trasmutare, okay? Con la morte si parla di tagliare i rami secchi fondamentalmente, tagliare quello che non serve più. E qui abbiamo di nuovo la luna, quindi c'è un qualche tipo guardate la figura di questa carta, la donna si sta specchiando. Sempre, normalmente quando c'è un riferimento allo specchio si parla di proiezioni, okay, quindi potrebbe fortemente essere che qui qualcuno sta proiettando un qualche tipo di aspettativa, un qualche tipo di con la regina di spade mi verrebbe dire calcolo, è come se steste facendo i conti senza l'oste, un po' una cosa per questo stile. Se state facendo tutti i vostri programmi senza considerare il fatto che ci sono magari anche altre persone, coinvolte in questo tipo di situazione, in questo tipo di relazione. Un'altra carta per la okay, abbiamo la regina di coppe. Qui è allora per molte persone sento che è un qualche cosa legato alla propria emotività. C'è un qualche tipo di magari anche una nostalgia, un sentimento, come dico sempre la luna fa anche riferimento a quello che sono le energie del passato. È come se ci fosse una sorta di sentimento, una sorta di emozione, una sorta potrebbe anche essere di paura
perché comunque la luna parla di quello che è il subconscio, più subconscio, che bisogna lasciare, c'è qualche cosa che bisogna trasmutare qui, un'emozione, o una proiezione, che bisogna lasciarsi indietro, bisogna trasmutare perché non è sana per voi in questo momento. Andiamo a vedere il 4 di pentacoli, abbiamo una regina di bastoni e qui c'era il re di bastoni e un 5 di spade. Quindi di nuovo qui sento che c'è una sorta di conflitto per quello che riguarda l'attaccamento a una cosa, perché il 4 di pentacoli è, fa riferimento proprio alla materialità. Se non è una cosa, potrebbero essere dei soldi, potrebbe essere magari una macchina, un edificio, ehm si parla comunque di quello che è un attaccamento a livello materiale e, con il 5 di spade potrebbero essere che ci sono proprio delle discussioni per quello che riguarda le responsabilità da prendersi. Andiamo a vedere, ehm no, sono troppe queste. Andiamo a vedere la stella per piacere, grazie. Asso di bastoni al contrario e il matto. Allora, la stella parla di destino, di quello che è predestinato. Quello che sento è che non state facendo un'azione di tipo concreto perché fondamentalmente non avete fiducia in voi stessi o in voi stesse o in quello che è la situazione o in quello che è il destino e l'universo. Manca una sorta di fiducia di base. Andiamo a vedere il re di bastoni per piacere, grazie. La torre e la regina di pentacoli. Allora, innanzitutto ci sono un sacco di figure, ci sono re e regina di pentacoli, re e regina di bastoni, qui abbiamo un'altra regina di coppe e un cavaliere. Ci sono diverse influenze, devo dire, in questa lettura. Quello che sento con questa torre e questa regina di pentacoli è che c'è un qualche tipo di, come vi posso dire, impulso, mh, che che va lasciato indietro, che va tagliato. C'è un allora la torre normalmente parla di quello che è un crollo dell'ego, okay? Allora il crollo dell'ego può avvenire, visto che abbiamo una regina di denari vicino, da un punto di vista economico, cioè nel senso che magari c'è quello che è un crollo di una situazione da un punto di vista concreto, pratico, casa, macchina, lavoro, quello che vi dà concretezza, quello che vi dà stabilità. Adesso io non so come possa vibrare per voi la stesa, però quello che sì dice la torre è che anche un po' ce l'avete qui con l'energia della morte, c'è un qualche tipo di lato, qualche tipo di pensiero, qualche tipo di atteggiamento o di situazione che è necessario lasciare indietro con questa torre, okay? Probabilmente è proprio quello su cui vi focalizzate che non avete. Andiamo a vedere il 4 di coppe per piacere, grazie. Allora prendo solo queste 2 che si son girate perché le altre son troppe. Abbiamo un 2 di pentacoli e un 6 di bastoni al contrario. È come se qui ci fosse la difficoltà, per certi versi, a gestire determinate cose. È come se il fatto è allora l'energia che sento è che state un po' così arrancando, state tentando di di andare avanti in questo tipo di processo, ma siete un po' troppo focalizzati su quelli che sono le aspettative degli altri, su quelle che sono magari le vostre proiezioni. È come se non aveste un'idea obiettiva, se non riuscisse ad essere obiettivi per quello che riguarda questa situazione o questa relazione. E quindi alla fine del periodo siete lì cercando di gestire più cose allo stesso tempo, facendo anche una discreta fatica direi, e comunque non vi sento appagati perché la carta del 6 di bastoni al contrario è la carta normalmente del successo, però messa al contrario è come se non vi sentiste pienamente appagati, come se vi mancasse proprio questa coppa per darvi questo senso di completezza, sento, okay?
è come se vi mancasse una carta per far pinacola. Però questa carta che manca in tutta questa situazione è qualche cosa che voi state proiettando, non è detto che sia reale. È un po' contorta questa stesa. Spero che siate riusciti scusate, spero che siate comunque riusciti insomma a trarne vantaggio, a trarne un beneficio. Bene, andiamo a vedere conscio e inconscio con i tarocchi di Osho. Io intanto vi ricordo che se volete supportare il canale potete mettere un like, potete iscrivervi, potete condividere o anche solo semplicemente commentare. 2 carte per il segno della Vergine, per piacere, grazie, eccole. Wow! Wow! Senso di colpa e isolamento. Allora, il senso di colpa è la carta dell'8 di spade. Probabilmente qui c'è qualcuno che sta pensando, 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 pensando a quello che non ha, a quello che non è stato, a quello che si aspettano gli altri, al dolore che si è subito, a tutte queste cose che ci si sta subito o creato, che ci si sta veramente lambiccando talmente tanto il cervello da crearsi dei sensi di colpa. Lasciate andare i pensieri, può aiutarvi a fare un po' di meditazione in questo senso per placare la testa perché sono pensieri tossici, sono pensieri autoboicottanti, sono pensieri non necessari che comunque vi portano a crearvi sensi di colpa, B, a tenere l'energia molto bassa e difatti qui c'è la morte, c'è bisogno di tagliare con questo continuo logorio mentale, ok? Perché? Perché avete un 3 di spade nell'inconscio, quindi quello che io credo voi non vi rendiate pienamente conto è che avete questo dolore ancora dentro, ben radicato e avete bisogno di portarlo fuori, avete bisogno di esprimerlo, avete bisogno di lasciarlo indietro, ok? Di rinascere, di non attaccarvi più a quelli che sono i conflitti o le cose di tipo materiale che sono state in passato, ma di focalizzarvi su quello che è la vostra il vostro obiettivo, il vostro desiderio, la vostra stabilità, okay? Perché diciamo che così come state, semplicemente vi limitate a schivare quello che vi arriva, senza dare una direzione o un'intenzione a quello che è la vostra vita. Bene, ancora un ultimo messaggio da parte di queste carte, vediamo che consiglio o che suggerimento hanno da darvi. Una carta per gli amici della Vergine, eccola. Visione. Abbi fiducia in quello che è la tua abilità di creare la visione nella tua anima. Questo mi ricorda un po' il fatto che credere è creare. Se voi visualizzare una cosa e dare energia a quella cosa, giorno dopo giorno dopo giorno, più si dà energia a quel pensiero, più prende forma. Ricordate che in questo modo si formano le forme pensiero, ok? Che sono degli agglomerati di, vabbè, non sto a spiegarlo, magari farò un video a tal proposito. Comunque, più si dà energia a quel pensiero, più questo si prende peso proprio, diventa piano piano denso per legge di corrente di manifestazione. Se non sapete che cos'è la corrente di manifestazione, vi consiglio di guardare la playlist dei chakra e lì spiego tutte queste cose a livello energetico e diciamo metafisica di base, però ho cercato di spiegarlo in modo molto semplice, in modo che fosse comprensibile per tutti. Bene, cari amici della Vergine, questo è quello che avevo per voi, spero che in qualche modo la lettura vi possa essere stata utile, vi ringrazio per il tempo che avete trascorso qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!